Che la crescita personale è per tutti, ma solo pochi se la possono permettere. Oggi vi voglio parlare di questo perché è una cosa di cui spesso non si parla. Come avrete capito, ogni operatore, ogni marketer è pronto a vendere anche la mamma pur di avervi in sessione e vendervi qualcosa, ma la mia filosofia non è così. Vi voglio dire le cose onestamente, anche se poi dopo qualcuno mi scrive i commenti che dice che sono un venditore, non lo sono, e oggi capirete perché. Spesso si dice che la crescita personale è per tutti, ma questo non è vero, non è vero, ascoltami bene. Se sei in una fase della vita in cui veramente sei distrutto, sei devastato, hai delle psicopatologie, hai da rimettere a posto il fisico, insomma, in quel caso tu devi andare in terapia ed è giusto che ti rinormalizzi e che torni a un livello potenziale importante. E per questo appunto ci sono i terapeuti, quelle persone che riescono a comprendere che cosa ti sta accadendo e ti danno una mano a tornare allo stato zero, allo stato di normalità. Chiaramente anche in crescita personale si risolvono dei problemi, ma sono più legati alle persone normali con problemi normali. E quindi si parla di più di miglioramento, di innalzamento delle performance, di comprensione, di acquisire più velocità, più dimestichezza, insomma di potenziare i livelli in generale del benessere nella propria vita. Capisci bene che c'è un costo da affrontare, che è quello del tempo, delle energie, dell'attenzione su se stessi. E quindi non tutte le persone si possono permettere la crescita personale. Ecco perché si dice sì, è per tutti, ma non tutti quanti possono attingere a queste strategie, a queste tecniche, anche perché se il tuo tempo è limitato, se le tue energie sono limitate, se devi stare 20 ore al giorno dietro ai tuoi figli, lavorare 10 ore tutti i giorni, stare attento a 1000 cose, a 1000 incombenze, è inutile che tu conosca tecniche, strategie e strumenti perché non avrai il tempo di poterli adattare a te stesso, utilizzare e poi migliorare in continuazione nella tua vita. L'altra condizione che ti impedisce di fare crescita personale è quella di trovarti all'interno di una situazione di resistenza, o meglio di reazione. Se continui a reagire alla vita invece di agire nei confronti di ciò che vuoi realizzare, questo è un grosso problema perché tutte le strategie che adotti non funzioneranno, saranno sempre legate a quella cosa alla quale tu stai reagendo. E questo ti rende molto dipendente dalle tue sofferenze invece di farti vedere ciò che vuoi ottenere. Ora già con questo paio di cose potrei fermarmi qua, ma ti dico che ce ne sono altre di tematiche che vanno trattate in crescita personale per migliorarsi, per risolvere delle problematiche e migliorare la nostra vita, solo che purtroppo non se ne parla mai. Ora, da una parte devo dire si cerca di fare la divulgazione, ma dall'altra dovete comprendere che la crescita personale è personale, non potete andare a cercare delle soluzioni standard per essere speciali, sarete standardizzati. La crescita personale è un qualcosa che si fa personalmente, bisogna essere presenti, portare la propria soggettività e per questo spesso abbiamo bisogno, e dico abbiamo perché anch'io, abbiamo bisogno di operatori che ci seguono, che ci danno una mano, che ci guardano da fuori, che ci controllano, un po' come lo sportivo che, benché sia bravo, deve essere controllato da un coach. Non a caso tutte le persone che hanno bisogno di innalzare i loro livelli di performance hanno un coach accanto o comunque hanno delle figure di riferimento, dei mentori, perché la strada è molto più libera quando si conoscono le dinamiche che vanno attraversate e soprattutto ci possiamo occupare di noi stessi sapendo che qualcuno sta determinando, no? Quali passi fare per raggiungere quell'obiettivo e in pratica invece di lavorare da soli lavoriamo in team. E sì, è vero, ancora non ho menzionato i soldi. I soldi sono in realtà non un problema, perché se guardi bene nella vita di ognuno di noi ne spendiamo per cose stupide in continuazione, va bene? Però chiaramente gli operatori che lavorano per te hanno bisogno di essere pagati, perché sennò la prima sessione la fanno, dalla seconda in poi devono cambiare lavoro e non possono più sostenere quel lavoro là. Però
al di là dei soldi, che sì, possono essere un problema, ma nella mia vita mi sono accorto che quando hai veramente voglia di fare qualcosa escono fuori tutte quante le possibilità, no? Escono fuori i soldi, esce fuori il tempo, esce fuori le energie, ma la cosa più importante da trovare è appunto tempo ed energie, perché l'intenzione che hai di cambiare non deve essere determinata dalla tua sofferenza, ma dalla volontà di raggiungere quell'obiettivo, altrimenti dopo un paio di sessioni smetti il tuo percorso perché senti che è troppo pesante, ok? E in questo senso ti posso dire che i soldi non sono un problema, almeno è una ventina d'anni che faccio questo di mestiere, non lo sono mai stati per i miei clienti. Certo, si fanno dei sacrifici, ma per ottenere qualcosa di più, e quel qualcosa di più vale sempre di più dei soldi che hai speso. Ricordatelo, se tu investi su te stesso, nella tua vita non puoi altro che migliorare. Sono tante e tante le testimonianze, anche di persone molto famose, che sostengono che l'investimento su se stessi è l'investimento migliore in assoluto. Risparmia per quella camicia, quella pizza, il pub, risparmia sulle cose stupide e investi su di te. Ma per investire su di te, guarda, si possono comprare ebook, si possono comprare corsi, si possono comprare libri, formazione, non importa per forza andare personalmente, soggettivamente da un coach, ma ecco, insomma, quando cominci a lavorare in quel senso ti rendi davvero conto della differenza. E allora facciamo un piccolo riassunto prima di finire questo video, perché sono arrivato in fondo alla mia camminata. La crescita personale per tutti? Sì, potenzialmente sì, la possono fare tutti. No, se hai delle problematiche fisiche, se hai delle patologie, è meglio se stai in terapia fino al punto in cui non ti senti normalizzato. Da quel momento in poi puoi cominciare a migliorare la tua vita, allora sì, puoi utilizzare la crescita personale. La crescita personale ha un costo che in realtà tu vedi come denaro, ma non ha a che fare con il denaro, ha a che fare con il tempo, l'energia e la intenzione che tu hai. Questi sono i valori più importanti che valutiamo in ogni percorso. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto. Se vuoi fare delle sessioni con me, contattami nel mio sito, te lo lascio sotto in descrizione. E ancora una volta, buona giornata.